Della nostra antica stirpe vi fu all'inizio Andrea, il figlio Bartolomeo I, che tra di noi è stato il più grande di scienza e di dottrina. Nobile progenie hanno generato, valenti uomini d'arme e di religione. Giammai la parola nostra finora abbiamo tradito, e i monarchi e i principi sempre da familiari ci hanno trattato. Ora siamo ancora più accresciuti di obblighi e di onori, e la nostra mano si posa su feudi e contee in ogni parte dell'amato regno. Ma è qui, in Molise, in Capitanata, dove stanno i nostri antichi feudi di Riccia e di Rosito. È qui, in queste terre, sia montuose sia piane e sia assolate, che abbiamo formato la nostra signoria, più grande, che da Supino arriva fino al mare. Oltre 40 sono i nostri feudi e 10.000 i fuochi dei vassalli. Andrea, il fratello mio minore, è divenuto duca di Termoli e conte di Campobasso, ed io, Bartolomeo, conte d'Altavilla, tra Tammaro e Fortore, l'eredità degli avi ho mantenuto e ingrandito. Di questi luoghi, di questa gente, dei commerci e delle industrie vi voglio ora raccontare in questo mirabile anno 1500. A Termine vi giunsi per mare da viceré, sia per ispezionare le torri di guardia contro i turchi, sia per incontrare Andrea ed insieme valicare il nostro stato e raggiungere Riccia per onorare gli antenati, le cui ossa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ho fatto degnamente collocare. Son 3 giorni di cavallo, così ci incamminammo al seguito di fanti e cavalieri, che di Andrea sono abile legione. Guadammo il Biferno e vedemmo San Martino, e sul tratturo del re che dall'Aquila mena a Foggia incontrammo una moltitudine di pecore e pastori, chi in sosta, chi in cammino, chi vicino alla chiesa di San Biagio a travagliare. I nostri cuori si rallegrarono, perché il disegno era compiuto. Tutti i nostri feudi, con rocche e castelli a baluardo di ogni invasore, erano solcati dai tratturi. Come un tempo i Monforte, ed alla pari dei Davalos, dei D'Afflitto, dei Di Sangro, i De Capua governano terre, fiere, mercati, e il viavai di gente che dall'Abruzzo alla Puglia tende. Sostammo a Casa Calenda, che già fu sosta di Annibale l'Africano, e poi all'indomani dal nostro feudo di Sant'Elia ci riavviammo per il tratturello che dalla taverna di Centocelle porta alla taverna del Cortile e a Campobasso. In codesta città ad Andrea fecero tutti buona accoglienza, e dal castello a monte riscendemmo per le strade del borgo che brulicano di gente e di commerci, e l'arte dell'acciaio vi è prosperosa. Ma nuovamente verso la valle del Fortore, verso le mie terre, dove il piano lascia il posto alle colline, i boschi son rigogliosi e fitti, ci ponemmo ancora sul tratturo, quello più bello, che a me ricorda l'Arcadia dello Jacopo Sannazzaro, ed in alto e di fianco ad esso vi son Monacilioni, Pietracatella e Gambatesa, che già fu del Padre nostro, e più discosto Campolieto. Desinammo con pane dell'ottimo formaggio alla taverna di Pietracatella, e ricordai l'importanza della fiera che il buon re Carlo II nel 1295 istituì in questo loco. E poi ancora pastori, greggi, pellegrini e mercanti incontrammo lungo il cammino finché giungemmo a Riccia, dove tutto il popolo ci accolse alle porte del paese. Io mi fermai. Lavori attendono al castello e dirigere si debbono, ma mio fratello Andrea all'indomani volle continuare la via verso Cerciapiccola e Sepino, e qui ossequiare la Santa Cristina, alla quale tutta la nostra famiglia è assai devota.